Guardate questo nero profondo. Sembra vuoto, vero? Silenzioso, immobile. Ma vi state sbagliando. Se potessimo accendere una luce speciale, vedremmo che questo vuoto è in realtà un oceano. Un oceano fatto di gas e polvere sottilissima. Benvenuti nel luogo dove tutto ha inizio. Non stiamo guardando il nulla, stiamo guardando il respiro dell'universo. Queste nuvole cosmiche si chiamano nebulose. La parola viene dal latino e significa nuvola. Ma non pensate alle nuvole che vedete fuori dalla finestra. Quelle sono fatte di vapore acqueo. Queste sono mostri di dimensioni inimmaginabili. Una singola nebulosa può essere grande 100 anni luce. Immaginate di viaggiare alla velocità della luce per un secolo intero e di essere ancora dentro la stessa nuvola. Di cosa sono fatte? Prendete un respiro profondo. L'aria che respirate è complessa, ma lassù la ricetta è semplice. 99% gas, soprattutto idrogeno ed elio, i primi elementi nati dopo il Big Bang. E poi c'è quell'1%, la polvere. Sembra poco, vero? Ma quell'1% contiene carbonio, silicio, ferro, la polvere che compone i pianeti, la polvere che compone le vostre ossa. Eppure, queste nuvole sono fantasmi. Se prendeste un cucchiaino di aria da questa stanza, ci sarebbero miliardi di molecole. Se prendeste un cucchiaino di nebulosa, quasi nulla. Sono meno dense del vuoto più spinto che possiamo creare in laboratorio sulla Terra. Sono così rarefatte che sembrano fumo, ma sono così grandi che la loro massa totale è milioni di volte quella del nostro Sole. Per milioni di anni queste nuvole fluttuano, belle, immobili, fredde, gelide. Siamo a meno 250 gradi Celsius, tutto sembra dormire, ma l'universo non ama la stasi. Qualcosa sta per accadere, un equilibrio precario sta per rompersi, basta un niente. L'onda d'urto di una stella lontana che esplode, o semplicemente il passaggio di un braccio di galassia e il gigante addormentato si sveglia. Ecco che entra in gioco la forza più paziente dell'universo, la gravità. Ogni singola particella di polvere attira ogni altra particella. È un'attrazione debolissima, ma quando hai miliardi di chilometri di polvere, questa forza si somma. Le particelle iniziano ad avvicinarsi, lentamente, all'inizio, poi sempre più veloci. La nuvola inizia a collassare su se stessa. Mentre la nuvola si restringe, succede qualcosa di strano. Inizia a ruotare. Avete mai visto una pattinatrice sul ghiaccio che chiude le braccia per girare più veloce? È la stessa legge fisica. La nebulosa gigante diventa un disco piatto che gira vorticosamente. Al centro di questo disco la materia si accumula, si schiaccia, si pressa. Immaginate di gonfiare una ruota di bicicletta. La pompa si scalda, vero? Quando comprimi un gas, la temperatura sale. Ora immaginate di comprimere una nuvola grande come un sistema solare in una sfera piccola come il nostro Sole. Il calore diventa infernale. Il centro del disco non è più freddo. Sta brillando di un rosso cupo. È nata una protostella. Ma la stella non è ancora accesa. È solo una palla di gas molto calda che continua a schiacciarsi sotto il suo stesso peso. La gravità vuole farla crollare in un punto minuscolo. Il calore cerca di farla esplodere verso l'esterno. È una guerra titanica. E la gravità sta vincendo. Per ora. La temperatura al centro sale. 1000 gradi, 1 milione di gradi, 5 milioni di gradi. Questo non succede in un solo punto. In una grande nebulosa accade in migliaia di punti contemporaneamente. Guardate queste strutture a forma di colonna. Sono come vivai. Al loro interno, nascoste dalla polvere scura, centinaia di nuove stelle stanno lottando per nascere. È come guardare un'ecografia dell'universo. Torniamo al centro della nostra protostella. La temperatura
tocca i 10 milioni di gradi. Gli atomi di idrogeno si muovono così velocemente che non riescono più a evitarsi. Si scontrano con una violenza inaudita. Succede l'impossibile. Due atomi si fondono in uno solo. È la fusione nucleare. In quel preciso istante, la materia si trasforma in pura energia. Un fiume di luce esplode dal nucleo verso l'esterno. La gravità viene fermata di colpo. L'energia che spinge fuori bilancia esattamente il peso che spinge dentro. La stella si stabilizza, si accende. Una nuova luce brilla nella galassia. La neonata è potente. Emette un vento stellare fatto di particelle cariche. Questo vento soffia via il gas e la polvere rimasta intorno a lei. La nebulosa madre viene scolpita dall'interno. Si crea una cavità luminosa attorno alla stella. È come se la stella stesse aprendo le tende per affacciarsi sull'universo. Ma non tutta la polvere viene spazzata via. Alcuni frammenti, quelli più pesanti nel disco che ruotava, restano lì, si aggregano, diventano sassi, poi rocce, poi montagne, poi pianeti. Attorno a questa nuova stella, in questo momento, si stanno formando mondi, magari oceani, magari un giorno occhi che guarderanno in su. Le stelle non vivono per sempre. Tra miliardi di anni anche questa stella morirà, forse in silenzio, spegnendosi, o forse con un boato, in una supernova. E quando lo farà, restituirà tutto il gas e la polvere allo spazio. Ma questa polvere sarà diversa, sarà arricchita, avrà creato nuovi elementi nel suo cuore. Ed ecco la verità più sconvolgente: il ferro nel vostro sangue, il calcio nei vostri denti, l'ossigeno che riempie i vostri polmoni in questo istante. Ogni singolo atomo dentro di voi, tranne l'idrogeno, è stato cucinato dentro una stella che è morta molto prima che la Terra nascesse. Siete letteralmente un pezzo di nebulosa che ha preso vita. Quando guardate il cielo notturno, non state guardando qualcosa di estraneo. State guardando la vostra storia. Le nebulose non sono solo belle cartoline spaziali. Sono il grembo materno di tutto ciò che esiste. Dalle galassie giganti, fino a te che stai guardando questo video. Siamo l'universo che ha imparato a osservare se stesso. Se questo viaggio attraverso la polvere di stelle ti ha acceso una scintilla, lascia un like. Iscriviti a Renderium per esplorare l'invisibile ogni settimana. E ricorda, la scienza è ovunque, basta saperla guardare. Alla prossima esplorazione.